Il primo contatto è stato abbastanza curioso perché io ero molto piccolo all'epoca, avevo 12 anni e possedevo per motivi curiosi un Davoli Synth, che era un sintetizzatore spaventoso in senso negativo del termine. Riuscii a convincere mio padre a entrare in un negozio di strumenti musicali molto importante per l'epoca che si chiama Musicarte, qui a Roma, dove c'era questo strumento paradossalmente in una condizione peggiore di quella attuale, nel senso che era completamente verniciato di nero ed era usato per gli affitti. Ed è stato amore a prima vista. Allora, il primo Moog che ho, fra virgolette, suonato, perché io non sono un tastierista, però insomma mi interesso di synth da un po', credo fosse, anzi sono sicuro fosse un Moog Prodigy nel 96. Il proprietario dello studio era un appassionato di synth, un bravissimo tastierista, si chiama Sergio Taglioni, e aveva parecchi synth, lui però li aveva conservati e aveva questo Moog Prodigy, aveva anche un Korg MS-20, quello penso sia il primo Moog che ho provato. Alla fine siamo riusciti a tornare a casa con questo strumento che non sapevo usare, che non aveva manuale. Poi all'epoca le scuole che facevo l'inglese lo consideravano una cosa un po' da alieni, per cui c'erano dei termini che non sapevo, trigger, grilletto, una cosa era abbastanza inquietante come meccanismo. Però per farla breve, il primo approccio è stato quello di essere casuale possessore di uno strumento oggettivamente molto professionale, al di sopra delle mie capacità. Che adesso che è ritornato molto il suono elettronico, anche un po' vintage, ovviamente questa macchina qui ha un sacco si può usare tantissimo per diversissime cose. Poi mi sono procurato il manuale e quindi ho iniziato a tradurlo, l'ho studiato come se fosse il Sacro Graal e quindi diciamo così, mi sono reso conto che era possibile farlo suonare quasi come si voleva. Per esempio il disco con i Baustelle, l'ultimo disco, era proprio richiesto questo synth, tant'è vero che poi l'hanno usato anche nel video. La sua fortuna e poi tutto quello che ha generato viene dal fatto che era pensato, secondo me, come estensione, in realtà è il contrario dell'estensione, però come possibilità di usare uno strumento che viene dal modulare, quindi più economico come in termini proprio monetari e in termini di spazio, nelle produzioni però pop, cioè nella musica rock, pop. Questo era proprio pensato come sintetizzatore, come strumento da essere suonato, come performance synth, cioè doveva essere suonato dal vivo, quindi tutti i potenziometri, molto chiaro, molto semplice. Mi sembra fosse il SIM, che era la fiera che si faceva a Milano all'epoca, del 1984, quindi settembre, inizio ottobre 84, e come tutti i fessi di questo mondo, la prima cosa che ho fatto, io ho un mini Moog, perché no, non sapevo come rompere il ghiaccio, ero emozionatissimo. Ti metteva immediatamente a tuo agio, aveva una risata contagiosa, estremamente immediato e semplice nell'apporto, con questa penna stilografica con l'inchiostro marrone, abbastanza curioso, con tante penne nel taschino e una capacità di arrivare al dunque identificando il problema. Io ho fatto una grande risata e poi cioè, la domanda tacita era: e che cosa te ne fai adesso? Perché era il pieno periodo del suono digitale, del campionamento, eccetera, quindi l'idea di tornare a lavorare con gli oscillatori scordati, i filtri e tutto quanto il resto era assurda nei confronti della potenza del nuovo mezzo dell'epoca. E ovviamente il suono, l'altra cosa fondamentale, cioè nel senso che non esistono macchine che io conosca, e ne ho provate un po', che abbiano per certi suoni questa pasta qui. Il suono è il filtro, la cosa fondamentale, il filtro, il transistor ladder che ha quella configurazione lì, che suona in quel modo e non è per certe cose imbattibile. Vabbè, il Mini Moog è proprio l'architettura di un synth in sottrattiva standard, nel senso che l'ha inventata il Mini Moog, questa architettura cioè è standard perché il Mini Moog è così. Il passaggio da quel tipo di macchina lì, che non so se riuscite a vedere inquadrato, che insomma è abbastanza impegnativo come
proprio come movimentazione materiale. A questo è dato proprio per esigenze di facilità di trasporto, ma anche di, come dire, statistica su quanto veniva usato normalmente per realizzare una patch, un suono tipico. Va detto che in Moog Music c'era questa, nella ditta dove producevano i sintetizzatori ancora modulari, c'era questa tecnica particolare che consisteva nel lasciare poi le apparecchiature a disposizione dei musicisti fidati. E la mattina dopo gli ingegneri trovavano sempre gli stessi moduli utilizzati, sempre la stessa configurazione, che poi cominciava a emergere come uno standard indispensabile: 3 oscillatori, un mixer, un noise, un filtro, un amplificatore e 2 generatori di inviluppo e basta, a fronte di praterie di circuiti che invece erano disponibili ma che non venivano usati. 2 più 2 più 2 più 2 fa 8, e allora si è capito che era necessario realizzare un apparecchio del genere che per i nostri standard è pesantissimo ed è ingombrante, ma per i loro standard era molto più comodo. La differenza tra scuola est e scuola ovest, cioè Buchla, Serge e Moog e poi Harp eccetera, io ho il sospetto che dipenda per quello che riguarda Buchla da suoi interessi personali, nel senso una sorta di uomo del Rinascimento, di artista nonché performer nonché ingegnere, ma nel caso di Moog invece dipenda da un discorso molto più pratico, cioè di richieste che venivano avanzate all'ingegnere che doveva costruire le cose. E la clientela di Moog era più interessata ad avere controlli facilmente gestibili, risultati dinamici, ripetibili, controllabili, che portava naturalmente l'ingegnerizzazione dello strumento verso una direzione che a noi oggi sembra tradizionale tutto sommato, ma che semplicemente era più legata al vecchio mondo di far pilotare tutto il funzionamento con una tastiera piuttosto che con una superficie conduttiva o capacitiva o altro. Invece lavorare con una serie di partizioni resistive sotto la tastiera per intonare gli oscillatori sulla base di quello che poi veniva considerato indispensabile. La sezione oscillatori che ha 3 oscillatori, il primo oscillatore comanda il tuning degli altri 3, ma degli altri 2, ma gli altri 2 si possono intonare in maniera diversa. E il terzo può diventare un LFO. Poi c'è la sezione mixer che somma questi 3 oscillatori, somma volendo anche un segnale esterno che si può fare entrare da external input qui. Premesso che un oscillatore analogico genera simultaneamente tutte le forme d'onda che si vuole, dipende da quanto si va a allargare il circuito e quanto si vuole spendere. In analogico la generazione della sinusoide è particolarmente onerosa perché, perlomeno negli oscillatori cosiddetti a rilassamento, cioè quelli che partono caricando e scaricando il condensatore, tutto nasce da una forma d'onda rampa che viene buttata dentro un comparatore e quindi per comparazione produce un'onda quadra. Praticamente da questo suono, apro il filtro al massimo, da questo suono dell'onda rampa si passa a quello dell'onda quadra, che contiene soltanto le armoniche dispari. Nei moduli 901 del sistema modulare grande c'è possibilità di cambiare la soglia di comparazione, quindi variare il contenuto armonico. Qui è uno strumento più semplice, ci sono soltanto 3 scelte: onda quadra, onda rettangolare e onda più impulsiva stretta, più nasale. Poi c'è la somma di onda rampa e triangolare e pura onda triangolare. Ora, pura onda triangolare è un controsenso, perché l'onda triangolare è composta da armoniche dispari, ma insomma non è molto pura. Manca la sinusoide perché costa tanto, ovvero dopo essere passati nella comparazione per avere la quadra, dopo aver filtrato per avere la triangolare, bisognerebbe rifiltrare, integrare ancora e amplificare per avere la sinusoide, un circuito grosso così. E siccome all'epoca non è che ci fosse questa, come dire, grande richiesta commerciale per la sinusoide, i costruttori che poi hanno seguito la strada Moog l'hanno simpaticamente tolta. È difficile fare una sinusoide pura a livello circuitale. Se uno vuole una sinusoide pura, stacca tutti gli oscillatori, questa è una sinusoide pura, ok? E col keyboard tracking si può pilotare anche, diciamo, in CV.
E poi c'è un loudness contour che sarebbe l'inviluppo sull'ampiezza. Bob Moog, in quanto Bob Moog interviene nel progetto in una fase già molto avanzata, perché l'idea di chiudere dentro una scatola di questo genere, anzi molto più rozza in origine, questo ristretto numero di moduli dei quali parlavamo prima, è di Bill Emsat, che è uno dei suoi ingegneri, che ha questa illuminazione di racchiudere the best of gli oscillatori, il filtro, l'amplificatore eccetera, salvando, recuperando pezzi presi da avanzi di lavorazione, scarti e così via, facendo una specie di curioso ibrido non apparentemente modulare ma in realtà già integrato, che chiamava The Min, il piccolo oggetto. E questo strumento poi ha avuto un riscontro significativo, perché musicisti illuminati quali David Borden praticamente avevano capito che era facile impostare immediatamente il tipo di risultato che si vuole ottenere senza dover fare tutta quanta la procedura, e quindi dal vivo ad esempio può essere utile. Senza dover collegare cavi, tu sai che stai mandando un oscillatore, 2 oscillatori, 3 oscillatori dentro al filtro, del quale decidi la quantità di inviluppo, che poi scegli come scelta di articolazione, che vai a regolare come tenuta di volume, e praticamente hai fatto il suono. Il che significa che a fronte di una circuitazione stabilizzata o magari meno antica di questa, teniamo presente che lo stiamo ascoltando 44 anni dopo, quindi è un fossile anche lui, però diciamo a fronte di una circuitazione ben tenuta, di fronte a un pubblico pagante con un minimo di esperienza, mentre con un'altra mano fraseggi sullo strumento, con la destra o con la sinistra puoi crearti la timbrica che ti serve per la canzone successiva. Quindi è un pochino come giocare con le automobili storiche, no? Ci sono ricchi personaggi che possono comprarsi automobili del secolo scorso, che poi dopo diventano un bagno di sangue ogni volta che le metti su strada. Manca, per una scelta precisa di economia, una serie di circuiti. Non c'è il filtro passa alto, non c'è il ring modulator, non c'è il sample and hold, non c'è la sincronizzazione tra gli oscillatori, non c'è possibilità di tracciare la frequenza degli oscillatori con un segnale esterno e così via. Tante cose che erano abbastanza facili da ottenere su un buon sistema modulare. Non ha le memorie, il che significa che questa regolazione timbrica che funziona in questo modo può essere riprodotta solo prendendo nota dei valori numerici assegnati ai singoli parametri: attacco a 0 millisecondi, decadimento 200 millisecondi, sostegno al minimo, filtro -2, eccetera. Cioè devi scriverli in qualche maniera, oppure, come facevano i più evoluti, devi fare delle Polaroid sul pannello e poi recuperare. Anche questa macchina qua, che è molto precisa, il Model D intendo, cioè abbastanza precisa, cioè l'intonazione va controllata. Infatti vedi, c'ho sempre l'accordatore qui, perché a seconda della temperatura della luce, quindi di come si riscalda eccetera, cambia molto. Intanto è vero, lo accendi, deve passare un po' prima che raggiunga la stabilità. A parte quei casi, diciamo così, di ricche superstar che si affacciavano a questo mondo elettronico, c'erano anche poi compositori e musicisti che invece consapevolmente maneggiavano lo strumento elettronico per ottenere i risultati che gli servivano, quindi senza tanta perdita di tempo. Moog stesso scherzava su questa cosa e diceva: se avessi $1 per ogni foto che ho visto di musicista con una mano sulla tastiera e l'altra mano sul filtro, sarei ricco. Nella cerchia più vicina a Moog, quindi più vicina alla fabbrica, probabilmente bisognerebbe citare Chris Swanson, che qui da noi è quasi sconosciuto, David Borden, che era poi il fondatore del Modern Mallard Portable Masterpiece, e poi, o anzi prima, Sun Ra, che però lavorava col Model B. Poi da lì a cascata tutto quanto il blocco dei professionisti che avevano bisogno di andare sul palco con
i nomi che conosciamo, Emerson in seconda battuta, anche se lì c'è un discorso importante che va fatto, e cioè che stiamo comunque parlando paradossalmente di musicisti che arrivano al mini-Moog passando per il modulare. C'è questo volano incredibile che sono i Beatles e i Rolling Stones, segnalo, Mick Jagger è proprietario era proprietario di un modulare Moog che poi viene venduto a Christopher Franke, cioè a un terzo di Tangerine Dream, e quindi era tecnologicamente consapevole, ma sia Rolling Stones per i pochi amici che i Beatles erano un riferimento nel fatto che facevano cose folli con questi modulari, quindi anch'io voglio avere quel modulare. Il modulare costa tanto, nella generazione immediatamente successiva invece del modulare prendo direttamente questo. Il musicista dell'epoca di solito doveva avere l'Hammond con sopra il mini Moog, il Fender Rhodes con sopra la tastiera archi, e se poi era particolarmente evoluto il clavinet e l'Arp-Odyssey. Qui in Italia è stato tutto più difficile perché all'epoca non c'era, sì, certo, non c'era la comunicazione, e quindi le cose non si sapevano, o si sapevano solo guardando le copertine dei dischi. Nomi evidente, Flavio Premoli della PFM, che tra l'altro assieme ai suoi compagni di gruppo è andato fisicamente da Monzino, che era un importatore, un lungimirante negoziante del nord Italia, e gli ha detto: tu fammi avere questo strumento, io te ne faccio vendere tanti. E gli è andata bene, nel senso che poi hanno messo a punto dei riferimenti discografici importanti, esattamente. Anche Tony Pagliuca delle Orme e altri, così come poi parallelamente molti altri invece sono andati sull'Arte 2006, penso a Vittorio Nocenzi dei New Trolls. Oh mamma mia, che Vittorio Nocenzi, Vittorio Descalzi dei New Trolls. Con il mini Moog faccio i bassi, di solito se produco io il disco faccio i demo, la preproduzione la faccio con l'Arturia, no? Per questioni di velocità, perché magari cambi 1000 volte, questo essendo lo devi registrare in audio, no? E quindi faccio i suoni con quello e poi li rifaccio con questo qui, per cui in realtà lo uso anche in un solo pezzo, lo uso per 5-6 suoni diversi. Di sicuro i bassi, quasi tutti gli arpeggiatori, alcuni li faccio col Prophet, o col Jupiter, la simulazione ahimè non ce l'ho, quello vero, però quindi arpeggiatori, anche se lui non ce l'ha, li programmo gli mando il MIDI, perché questo, a differenza dei modelli anni 70, ha l'interfaccia MIDI, che praticamente l'hanno incorporata perché la Kenton per esempio faceva un'interfaccia MIDI per il mini Moog, quindi loro l'hanno incorporata. Anche un paio di cose diverse, ma di aggiunte, di patch diverse, tipo un classico, però in realtà è più versatile di quello che... Il fatto è che oggi c'è così tanta scelta a livello soprattutto di plugin, che uno di solito io a me piace sperimentare un po' con le macchine che ho, però magari non si perde più tempo, no? Si cerca subito una soluzione immediata, perché altrimenti da tutte queste macchine uno ci tira fuori tantissimi suoni, no? E la stranezza non è aver ricominciato la produzione di queste macchine quanto averla smessa. Nel senso che queste macchine suonano e hanno sempre suonato bene. Poi il mondo è stato travolto da dei fenomeni culturali, di moda, di opportunità tecnologica che hanno fatto perdere di vista questo tipo di suono. Tutto il decennio 80-90, quel periodo lì, è stato colonizzato da macchine a controllo numerico, a generazione numerica. Però poi ci si è resi conto che così come non puoi mangiare sempre solo carne, devi variare la tua dieta, questa è una forma di dieta sonora, e quindi hai bisogno anche di questi ingredienti e di questi materiali. C'è stata una fase nella quale li si è andati a cercare nelle cantine, a furia di cercarli nelle cantine hanno iniziato a salire di prezzo, addirittura superando le quotazioni originali in certi casi, e l'industria non è rimasta ferma, ovvero 2 più 2 uguale 4 in questo caso. Se tu cerchi una cosa vecchia, gli dai 5.000 euro, io te la ricostruisco. Era inevitabile, ripeto, la stranezza è stato aver perso tanti anni lungo la strada, rendendole non disponibili come tecnologia. È come se uno decidesse di non costruire più la forchette. Serve, quindi perché toglierla?